Buon salve a tutti e bentornati nel nostro preferito ambiente, l'orto caro, il nostro giardinetto. Qua c'è la cara gallina che sta ruspando, poverina, adesso la soletta, vediamo di trovargli qualche compagna, vedremo fra un mesetto uscirà forse un bel video molto creativo. Qua stanno crescendo bene i peperoncini, tutta roba, vabbè, tutti avanzi. Comunque oggi parliamo di un argomento ben utile credo per tutti. Noi tutti abbiamo il problema del lumache, soprattutto io che ho l'orto tra le siepi, quindi sotto le siepi ci sono praticamente le tane, i condomini delle lumache, quindi di solito loro escono la notte, mi mangiano tutto e ritornano il giorno nella siepe dove io non le posso chiappare, non è che di giorno vado a scavare sottoterra per trovarle. Le piantine vengono mangiate, quelle di solito appena trapiantate perché sono di dimensione più piccola, dalle limace e dalle lumache. Le limace per un piccolo cosa di cultura sono quelle senza guscio, invece le lumache, quelle normali, le escargot, che a me non piacciono così tanto, sono quelle invece con il guscio, quelle bellissime che hanno il guscio bello. Comunque le piantine, le piante grosse come questi cavoli non hanno alcun problema, a parte qualche mangiucchiamento. Qua è un bruco, non so, vabbè. Qualche mangiucchiamento alle foglie della base, però quello lì è normale, siamo in agricoltura biologica e io lo accetto. Vi dico, ci sono 3 metodi per contrastare questa praticamente assalto delle lumache che cercano di fare la loro cena sulle nostre piantine che noi poi andremo a perdere, e visto che ci spendiamo fatica e alcuni anche soldi, io le lascerei anche stare nell'orticello per poi raccogliere, nel senso. E allora, al punto, il primo metodo è quello che ho scoperto quest'anno, di mettere delle foglie di felce ben secca da creare poi proprio delle barriere vicino alle prode, e le lumache, trovando questo ostacolo che non gli piace tanto, non so, sono delle foglie che per loro risultano difficilmente varcabili, loro stanno fuori e non ci entrano, a parte in qualche varco che passano sotto quelle piccoline. E questo è un metodo molto grossolano per non far sciupare, appunto, come vedete qua sono poco mangiati, le nostre piante appena grandi. Per le piantine piccole potremmo fare una piccola combo, una piccola unione di felce e cenere di legna, e ve ne parlo più nello specifico nell'altro punto dell'orto perché c'è l'ombra e sto squagliando. Come vedete qua ho fatto una bella striscia di cenere, come vedete c'è una bella striscia di cenere non troppo alta ma nemmeno troppo bassa, non deve essere, ci devono essere parti di terra scoperte, se no le lumache useranno quei ponticini per passare, e un pochino, una piccola quantità di cenere intorno ad ogni piantina per le lumache che appunto passano a sottoterra, cioè le limace, scusate. Le limace passano da sottoterra e arrivano alla piantina e se ne strafregano di queste linee che faccio per contrastare il loro passaggio. Bisogna darne in poca quantità perché sennò la pianta, con la sovrabbondanza di cenere, che credo sia potassio, inizia a ingiallire da piccola e poi morire, quindi non è il caso. Alcuni ci mettono anche il caffè, ma io non lo uso perché il caffè, per decomporsi, utilizza delle micorrize, dei microrganismi che sono quelli che favoriscono il mantenimento dell'azoto nel suolo, quindi decomponendosi poi il caffè mi va a togliere l'azoto nel terreno, quindi io non lo voglio perché ce lo metto con le leguminose e se il caffè me lo toglie si impreca. Comunque il metodo della cenere funziona benissimo, basta non esagerare, lo potremmo usare anche con le piante, quelle che non hanno le foglie che toccano per terra, tipo i cavoli neri, che potremmo mettere uno stratino di cenere intorno al gambo in modo che le lumache non possano salire e sciupare le nostre foglie, adatte anche per essere vendute, visto che le foglie un po' bucate non è che sono molto redditizie. Il terzo metodo, quello un pochino più trucidoso, un pochino quello più violento, è quello di riempire dei barattolini fatti con un tappo che si possono comprare oppure fabbricarceli da noi, riempirli con della birra o con dell'acqua, un pochino di zucchero e del lievito di birra. Le lumache vengono attratte da queste due sostanze e se entrano e poi vengono affogate appunto in questo liquido. I contro di questo metodo è che ammazzi le lumache e non è una cosa tanto bella visto che fanno parte della natura, e secondo ogni settimana, anche ogni 3 o 4 giorni, se piove un pochino d'acqua c'entra, quindi devi andare a rifare questa sostanza e quindi un pochino di soldi ce li metti. Poi se c'hai un campo sai quanti barattolini devi fare, Dio santo. Comunque questa qui è una soluzione che io ormai non uso più, e la cenere e la felce la potrete usare per le piantine finché non sono abbastanza grandi da reggere appunto l'urto
del pranzo o cena delle nostre lumache. Naturalmente se avete qualche metodo da consigliarmi anche a me, scrivetelo qua sotto nei commenti. Naturalmente anche lasciate un bel mi piace e iscrivetevi a questo canale se vi interessano gli argomenti dell'orto. Faccio vedere piccolo tour. Questi peperoncini sono i peperoncini di Avolicchio. Guardate, ho messo, guardate che bei peperoncini, perché praticamente crescono, cioè maturano, c'è quello verde, poi l'arancione, poi quello rosso e poi quello rosso scuro, e sono bellissimi proprio, vanno a scala. Poi l'amaranto, naturalmente, fra un pochino credo farò un video dell'amaranto, lo farò la prossima primavera, perché l'amaranto è molto ma molto utile per le nostre piante. Poi qua ci sono tutti gli avanzi delle nostre piante estive, tutti i pomodori. Poi c'è la gallina, sta meglio, non ha più i pidocchi, ha ricominciato a fare le uova. Sì, ti sto guardando, ciao. Oh, cosa raspi? Trovi da mangiare? Buono, buono. Che ciccione che sei. Ciao. Comunque io vi saluto, vi auguro una buona giornata e naturalmente buona coltivazione e buon raccolto, se si può, così si può dire.